Chi è il padre della lingua italiana? Se ponete questa domanda a qualsiasi italiano, probabilmente vi risponderà Dante Alighieri, il sommo poeta che ha scritto la Divina Commedia, considerata la base della lingua italiana, l'anello che connette il volgare fiorentino all'italiano moderno. E sicuramente da un punto di vista cronologico, Dante Alighieri è stato il primo a dare alla lingua volgare fiorentina un livello di dignità così alto da portarla poi nei secoli successivi a essere utilizzata come lingua franca tra gli intellettuali di tutta la penisola italiana. Però tra la prima edizione della Divina Commedia nel 1321 e la fondazione dell'Italia come paese unito ci sono più di 500 anni. Quindi avviciniamoci un po' di più a questo fatidico 1861. Passiamo al 1827, l'anno in cui l'intellettuale milanese Alessandro Manzoni pubblica un libro dal titolo Fermo e Lucia. Allora, prima di tutto parliamo di Alessandro Manzoni, poi torneremo al Fermo e Lucia. Dunque, Alessandro Manzoni nasce a Milano nel 1785 e cresce in una famiglia nella quale dal lato della madre c'erano tantissimi intellettuali, il più importante tra i quali era proprio il nonno di Alessandro, Cesare Beccaria, che è un famoso illuminista di Milano che ha scritto un libro molto, molto famoso e molto importante intitolato Dei delitti e delle pene. Alessandro viene educato con la letteratura latina, poi cresce circondato da neoclassicisti e illuministi, poi va a vivere a Parigi per qualche anno, insomma nel corso della sua vita è costantemente circondato da intellettuali di tipi molto diversi e quindi ha una formazione sicuramente molto varia. Ma ora torniamo a Fermo e Lucia. Anche se conoscete un minimo la letteratura italiana dell'Ottocento, probabilmente questo titolo non vi dice niente. Dunque, Fermo e Lucia è il titolo della prima edizione del ben più noto romanzo di Alessandro Manzoni intitolato I Promessi Sposi. Questa prima edizione, oltre a essere molto meno complessa dal punto di vista della trama e dal punto di vista dei significati allegorici, lo è anche dal punto di vista linguistico. Anzi, secondo Manzoni, dal punto di vista linguistico, questa prima edizione è un composto indigesto di frasi lombarde, un po' di frasi toscane, un po' di frasi francesi, un po' di frasi latine e altre frasi che non appartengono a nessuna di queste categorie. Quindi lo definisce un composto indigesto. Come potete capire, neanche Manzoni stesso era molto contento del prodotto linguistico che aveva pubblicato. Quindi questa prima edizione è sicuramente un misto di tutte le influenze intellettuali che ha avuto Manzoni nel corso della sua vita, ma non solo, era anche un riflesso della situazione linguistica dell'Italia intera, cioè gli italiani, o meglio i futuri italiani, mancavano di chiarezza e di coesione dal punto di vista linguistico. Perciò Manzoni, resosi conto sia della carenza di uniformità dal punto di vista linguistico, sia dalla carenza dal punto di vista della trama e dei significati della prima edizione di questo Fermo e Lucia, decide di riscriverlo con il titolo I Promessi Sposi. A grandi linee la trama dei Promessi Sposi è incentrata intorno alle vicissitudini di due innamorati, due promessi sposi, chiamati Renzo e Lucia. Quindi Fermo e Lucia era il nome originale dei due innamorati, l'uomo è stato poi rinominato Renzo. Ma a noi interessa poco la trama e ci interessa di più il lato linguistico. Dunque, linguisticamente Manzoni, quando decide di riscrivere la sua opera, decide di abbandonare il composto indigesto che aveva utilizzato nella prima edizione e decide di avvicinarsi di più al dialetto toscano, che secondo lui era la lingua più efficace per dare un tono concreto e realistico alla sua opera grazie al lessico molto pratico utilizzato dai toscani sia aristocratici sia popolani. Insomma, era una perfetta unione tra realismo e dignità linguistica.
Dunque, Manzoni in famiglia o parlava il francese, che era solitamente in quel periodo la lingua delle classi più intellettuali, oppure parlava il dialetto milanese. Quindi tra il 1824 e il 1827, quindi ancora prima di finire la stesura della prima edizione, cerca di imparare con diversi mezzi il dialetto toscano. Per esempio utilizza il dizionario Cherubini, che era un dizionario di lingua toscana che traduceva dal toscano al milanese, oppure un altro dizionario simile, ma che serviva per scoprire, insomma, il significato delle parole dal francese al toscano. Ma non era ancora soddisfatto del risultato ottenuto nella sua opera, perché nella prima edizione si sentivano ancora molto le origini lombarde del suo linguaggio. Quindi nel 1827 va a Firenze per un soggiorno. Per fare cosa? Per imparare ancora meglio il dialetto fiorentino in particolare, che secondo lui era ancora più adatto al realismo a cui lui puntava con la sua opera. Quindi compie un'altra revisione linguistica della sua opera, allontanandola dal dialetto toscano generale e avvicinandola di più al dialetto fiorentino. E questa operazione, proprio con le parole stesse di Manzoni, è detta risciacquare i panni in Arno. Questa è una frase celebre che vuol dire essenzialmente rendere più fiorentino il linguaggio utilizzato, ed è una metafora che fa riferimento al fiume che attraversa Firenze, l'Arno, appunto. Quindi questa sua scelta linguistica di avvicinarsi ancora di più al dialetto fiorentino era destinata a influenzare enormemente la nascita dell'italiano standard del nuovo Regno d'Italia. I Promessi Sposi ha un successo davvero incredibile, tanto da diventare ben presto una delle opere principali studiate durante le lezioni di letteratura italiana in tutte le scuole della nuova Italia. Insomma, diventa ben presto il romanzo più importante, il romanzo chiave della letteratura italiana dell'Ottocento, tant'è che la sua fortissima influenza poi lo rende la base della lingua italiana standard moderna che amiamo e che conosciamo tutti al giorno d'oggi e che voi state cercando di imparare. Ed è questo il motivo per cui io, e non solo io, ma anche tanti altri, riteniamo che Manzoni sia, diciamo, un secondo padre della lingua italiana, un padre molto più moderno e molto più vicino a noi, il cui italiano anche è molto più vicino all'italiano che parliamo noi al giorno d'oggi. Detto questo, l'italiano utilizzato nei Promessi Sposi è un italiano molto complesso, molto difficile e ormai un pochino arcaico, quindi se il vostro livello non è molto alto, vi sconsiglio di leggerlo. Ma se invece pensate di essere abbastanza avanzati in italiano, vi consiglio con tutto il cuore di leggere quest'opera chiave della lingua italiana e magari di informarvi un po' sulla vita e sulle vicissitudini di Alessandro Manzoni, perché io in un video di poco più di 10 minuti chiaramente non sono riuscito a riassumere tutto quello che ha vissuto Manzoni e ci sarebbe ancora molto da dire. Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a restringersi e a prender corso e figura tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascia l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di 3 grossi torrenti, scende appoggiata a 2 monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro con voce lombarda il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega.
talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in spianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acque. Bene, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!